Avete mai visto la morte in faccia? Io ne ho sentito la vicinanza. Non deve avere un bell'aspetto, né una fisionomia precisa, ma è piuttosto un colore ampio, che si espande e che copre tutto. Freddo. Lascia anche uno strano sapore in bocca. Ne ho percepito la presenza qualche anno fa, quando lavoravo su una nave da crociera che si è schiantata su un'isola. Sono uno dei musicisti della Costa Concordia e sono sopravvissuto ad un naufragio, quello del 13 gennaio 2012 al largo dell'isola del Giglio in Toscana. Su quella nave lavoravo come pianista di bordo, così come ho fatto per circa 20 anni della mia vita. Suonavo e viaggiavo e questo, da sempre, è stato il coronamento dei miei sogni da bambino. Sono un tipo molto curioso. Quando ho avuto l'età per leggere e scrivere, i miei mi hanno regalato un'enciclopedia, si usava all'epoca, si chiamava I 1000 perché. Era rivestita di pelle rossa, ancora ne ricordo l'odore. Il mio piccolo universo in soli 3 volumi. Vi trovavo le risposte a tutte le mie domande e nel frattempo si sedimentava dentro e cresceva una forte curiosità, forte, che ancora mi porto dietro, quella di conoscere il mondo. Mancava, secondo me, solo un piccolo dettaglio, un anello di congiunzione, una chiave di accesso a qualcosa di superiore, a una espressione, forse a un linguaggio. Io volevo comunicare con il mondo. A 7 anni ho chiesto ai miei di volere imparare a suonare il pianoforte. Era una cosa che ho visto fare ad un signore in televisione e mi ha letteralmente stregato. Quando questo mobile nero, lucido, molto più grande di me, fa la sua prima entrata nel salone di casa, c'è stata una festa grande per tutti. Non ci sono musicisti nella mia famiglia, non ci sono mai stati. E dunque, Antimo, suonerai il pianoforte. Suonare era parlare una lingua magica, era entrare in contatto con il cuore segreto delle cose, era trasfigurare il mio mondo e crearne degli altri. Dopo il diploma di conservatorio arriva un'opportunità incredibile, l'opportunità della vita. Un mio collega rinuncia ad un imbarco su una nave, poiché poverino sofferente di mal di mare, e mi propone la sostituzione. Io, incredulo, accetto e dopo un po' mi ritrovo su una nave da crociera, incredibile. Sorridevo a tutti, anche senza motivo, ero inebetito. Sorridevo anche quando c'era il mare in tempesta, quando non c'è proprio niente da ridere, ve lo assicuro. Ho visto dei posti meravigliosi. Ho conosciuto persone straordinarie e tutto questo suonando il pianoforte. Bello. La musica mi ha portato in giro per il mondo ed è proprio la musica che mi porta qui oggi davanti a voi. Ora, immaginate di essere su un'altalena e oscillate su e giù. In una splendida giornata di sole voi avete chiuso gli occhi e vi godete questo bel vento sulla faccia, questo calore sulla pelle. All'improvviso qualcuno vi afferra per un braccio, bruscamente, da dietro.
cosa succede? L'incanto si arresta. Questo è ciò che è successo quella notte. Venerdì 13 gennaio 2012 la Costa Concordia alle 19:30 lascia il porto di Civitavecchia in perfetto orario e con condizioni meteo ideali per la navigazione. Siamo diretti a Savona. A quest'ora circa metà dei passeggeri è al ristorante, l'altra metà a teatro che si gode dello spettacolo, qualcun altro gironzola per i saloni e io mi trovo esattamente al Ponte 5, poppa nave, in un bar molto elegante che si chiama Bar Vienna. Mi accorgo subito dall'oblò che è una serata splendida, c'è mare calmo, visibilità ottima e questo magnifico cielo stellato. Benissimo. Alle 21:42, all'improvviso, una virata brusca, tremenda, mi sbalza violentemente dallo sgabello su cui sono seduto a suonare e mi scaraventa a terra. Anche il pianoforte viene letteralmente sradicato dai fermi che lo tengono ancorato giù al pavimento e scivola giù dal palco. Cosa succede? Cos'è questa virata? Mi ritrovo istintivamente insieme a tutti, al centro nave, dove presumibilmente c'è più equilibrio, su una pista da ballo, quella del Gran Bar Berlino, proprio sotto questo enorme lampadario di cristallo che osserviamo, interroghiamo quasi come fosse un oracolo, siamo in attesa di qualcosa. In realtà siamo in attesa della voce del comandante, è l'unico su questa nave a poter dare un senso a tutto ciò. Ma per un tempo interminabile gli altoparlanti di bordo diffondono solo uno spettrale silenzio e questo silenzio sta per scoppiare. All'improvviso un blackout, si scatena un pandemonio. I visi dei miei compagni di viaggio scompaiono inghiottiti dal buio e ricompaiono alla luce, deformati da espressioni di terrore. A miei occhi sembrano già dei resti umani, sembrano dei reperti archeologici ancora in vita, condannati e congelati in una dolorosa eternità dello sguardo. Sembra di essere in un girone dell'inferno di Dante. La Costa Concordia si sta piegando sempre di più e il pavimento sta diventando una parete. La cosa che per molti è naturale svolgere, fare, camminare, adesso è la cosa più complicata da fare. Si può solo avanzare tenendosi saldamente aggrappati dai corrimano o a qualsiasi tipo di sporgenza. Adesso, in tutto questo, io mi chiedo, dove sei, comandante? Dove sei? Perché non parli? Di sicuro ti ritroverai di fronte a qualcosa che non ti aspettavi e la fronte ce l'avrai probabilmente imperlata di sudore. Capisco. Ma noi qua giù abbiamo bisogno di sapere. Devi schiacciare quel pulsante del microfono e raccontarci un po' di verità. Perché c'è quella montagna così vicina alla nave che quasi la posso toccare? Perché? Che cos'è? Dove siamo? Comandante, c'è mia figlia che mi dice spesso che vuole andare al cinema con me. Papà, mi porti al cinema domani? Sai cos'è il domani per un bambino, comandante? Lo sai. Non esiste il domani, domani è subito. Per Dio, comandante, parla. C'è molta confusione, urla, feriti, gente a terra, c'è già qualche morto, nasi rotti, denti spezzati. Io sono venuto qua su per suonare il pianoforte e per ascoltare musica. Ecco. Ciò che sto ascoltando questa sera è una polifonia dell'orrido. La nave, dal luogo di svago e di intrattenimento, sta diventando una trappola mortale e questo è un totale capovolgimento del senso ed è anche un simbolo macabro.
incrocio un membro di equipaggio con una radiolina in mano, sembra un ufficiale. Lo afferro per un braccio e gli faccio delle domande. Cosa succede? Lui mi risponde in un orecchio e mi dice: guarda, la Costa Concordia ha urtato uno scoglio e ciò ha provocato una falla. Dobbiamo andarcene di qui. Bisogna abbandonare la nave. Abbandonare la nave. Abbandonare la nave. Siamo diventati all'improvviso quasi 4.250 anime in fuga. Siamo le interiora di questo bestione ferito a morte che non si raddrizzerà mai più. Io ora devo fare due cose. La prima è raggiungere la mia postazione di emergenza. Io sono un membro di equipaggio e devo adempiere ai miei obblighi, va bene? Cosa che ho fatto. La seconda, successivamente, è quella di raggiungere la mia zattera di emergenza per mettermi in salvo. Cosa che non ho fatto. Mi chiederete perché? Facile. La mia zattera è sommersa, non c'è più. E per me le cose adesso si complicano parecchio. Inizio a sentire quello strano sapore in bocca e a immaginare quel colore ampio che si espande, che copre tutto. Ho le mani fredde. Io devo andare via di qui. Io devo portare mia figlia al cinema. Proprio il pensiero di mia figlia, che dorme lontana, in una notte diversa dalla mia, la sua notte fortunatamente è una notte tranquilla, è il pensiero di mia figlia che mi scatena una reazione. Io devo portarla al cinema, io devo poter provare 1.000 milioni di gioie come tutti, io devo ancora poter suonare il pianoforte. Devo andare via da questa nave, ma non so come, non ho i mezzi per farlo. Ho semplicemente nominato mia figlia, si chiama Sofia. L'ho chiamata Sofia. Dopo un po' mi sono arrampicato su per delle inferriate, guadagnandomi un'improbabile via di accesso al lato esterno della nave, attraverso un cancello d'imbarco precedentemente usato per ammainare una scialuppa con dei passeggeri. Sono sul fianco umido e lacero della nave e giù c'è il Mare Nero, dove tra l'altro rischio di cadere più volte. Comandante, io non ti ho ancora sentito. Ma dove sei? Mi aggrappo a un cavo di acciaio e tutto ciò che posso fare è aspettare. Non posso tuffarmi. L'acqua è gelida, siamo a gennaio e io, da ciò che ricordo, ho 8 minuti. Se qualcuno non viene giù a recuperarmi in 8 minuti, il mio corpo va in ipotermia. È qualcosa che non so cosa vuol dire, però so che è qualcosa di brutto. È brutto. Sento ancora delle urla strazianti provenienti dall'interno della nave. Ci sono parti metalliche che collidono tra di loro, che collassano. C'è un rullo di timpano gigantesco che sta emergendo dal basso come una terribile raucedine da lontano. La Costa Concordia sta esalando il suo ultimo sbuffo, il suo ultimo respiro. Questo è un rantolo di morte. Ci sono degli elicotteri sopra la mia testa, sembrano degli uccelli rapaci che stanno ispezionando un cadavere già in decomposizione. Dopo molto tempo, non ricordo quanto, è arrivata una piccola imbarcazione e qualcuno da laggiù, dalla pancia ferita della nave, mi grida: ce la fai? Ce la fai? E certo che ce la faccio, tu non lo sai. Io devo portare mia figlia al cinema, certo che ce la faccio. E allora salto. Credetemi, saltare su quella piccola imbarcazione è stato come saltare di nuovo nella vita. Ho raggiunto l'isola del Giglio alle 3 di notte. La mia fuga è durata circa 6 ore. Sono vivo, ho freddo e da quel giorno io festeggio il mio secondo compleanno. I postumi del naufragio sono stati molto difficili, a tratti devastanti per me. La Costa Concordia si è piegata sotto un peso schiacciante e metaforicamente è proprio da lì che io mi devo risollevare. Che cosa ho fatto? Ho semplicemente sottratto peso a questa storia. Come? Come facevo da bambino.
trasfigurando il mio mondo, creandone altri di mondi, suonando il pianoforte, quando non ho potuto perché io ho perso tutto quello che avevo. Ho immaginato di suonare il pianoforte e ho ricominciato da capo, 3 anni fa, a 42 anni, da zero, altrove, in una città, lontano. Adesso vivo a Londra e da sguattero, cameriere, in un grande museo, il Victoria and Albert Museum di South Kensington, sono diventato il pianista residente. Vorrei ora congedarmi da voi in maniera silenziosa. La mia musica mi ha portato fin qui, davanti a voi. Che la mia musica ora raggiunga 32 persone che quella notte hanno perso la vita, tra cui 2 miei colleghi musicisti. Il brano che ho composto si intitola 32, la cui melodia principale è formata da 32 note. Ogni singola nota è un omaggio alla memoria di ogni singola vittima di quel naufragio. Che la mia musica li raggiunga ovunque siano. Let's play. Grazie. 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 Grazie.